scusate signori se vi interrompo, ma noi non abbiamo iniziato questa nostra conversazione avendo qui in studio con noi Silvia Monelli, perché ho l'impressione che non ci sia più Silvia Monelli, ma Paola Pitagora, o sbaglio? Abbiamo sì. cambiato attrice strada facendo? Buonasera, signore. Ecco, beh, insomma, certo. È un altro dei preziosissimi trucchi dei nostri maestri qui, è una cosa eccezionale questa maschera di Paola. È veramente, niente, è Paola, mi fa Riusciamo impressione. a farla vedere meglio, signora Monelli? Ecco, forse così, effettivamente, questa è una maschera di Rambaldi, no? Un po' di profilo anche. Il profilo è così. Ma cos'è, un calco? No? È stato fatto un Un calco calco e di riprodotta, cercando di riprodurla perfettamente. Eccezionale, gli occhi sono una cosa impressionante, guarda la vivizia. Una cosa... E a cosa servono, Rambaldi, le A fare le un film con la Pitagora senza pagarla. fare un film con la Pitagora senza pagarla. Lei nel suo laboratorio ne ha tante di queste Sì, maschere. no, a volte succede quando l'attore deve sottoporsi a una tale pericolosità dove si deve ricorrere a un manichino, un super manichino anche elettrico. Altre volte è successo che un attore si avvicini alla prorata, non fanno più in tempo, prevedono di non far più in tempo di girare determinate scene, si preleva un calco dell'attore, nei pochi giorni che restano gli girano moltissimi primi piani e poi il calco viene utilizzato, messo sopra a una controfigura fisicamente perfetta e con questo sistema risolvono tutti i campi lunghi, le figure intere, eccetera. Ed ecco un altro trucco di Rambaldi, un serpente, Questo come è fatto, Rambaldi? Questo è Di mosso che è da... fatto? Di che sostanza è questo serpente? Il Tanto serpente per è sempre drammatizzare subito. Sì, è sempre un tipo di gomma, questa è speciale rispetto alle altre che usiamo. È una gomma che non fa grinze, che permette al serpente di snodarsi senza svelare il trucco. Lo stiamo svelando adesso. E c'ha una guida che va interrata. Tirando questa guida il serpente avanza, compie un certo tragitto che può essere, adesso abbiamo fatto un percorso di 1,5 metri, ma può essere anche Sì, difatti 10-20 metri. C'è il suo collaboratore che aziona Sì, un meccanismo a riduzione questo che lo meccanismo trascina. per cui il serpente viene portato in avanti. Ma ne avete fatti tanti di animali di questo tipo? Sì, è una delle vostre attività più Beh, gli più animali sono molto importanti, richiesti. no? Gli animali, Non perché l'animale non faccia certe scene, cioè non possa far l'attore, ma perché l'animale per il suo carattere, a volte il domatore lo predispone per fare certe azioni, però una volta portato nel teatro di posa, si vede in mezzo riflettori e molto altro personale, l'animale si blocca, non fa più niente. Questo costringerebbe una produzione a star ferma, ad aspettare che l'animale faccia per caso quella determinata azione. in questi giorni ha fatto un gatto, se non sbaglio, Rambaldi, Sì, no? abbiamo fatto di cui lei un è gatto orgoglioso. meccanico, è riuscito abbastanza bene, ed è anche questo fare un'azione che il gatto vero non potrebbe mai realizzare. Bello, Bello. Un coccodrillo di Rambaldi. Sì. Impressionante. È fra le cose più belle del suo laboratorio, credo, questa, no? Beh, è una di quelle che ci ha fatto anche sudare, fra l'altro. Cos'ha? Un motore elettrico? Sì, sono due motori elettrici, uno per la deambulazione, la camminata che può andare in terra e in acqua, in modo che quando la deambulazione finisce il punto di sostegno interviene un'elica per farlo scorrere anche nell'acqua. Diventa una specie di motoscafo. Esatto, perché poi affiora tutta la linea dorsale. E poi c'è il colpo di coda che è servito in certi momenti. Certo. Forse non è il caso di dire in quali film è stato utilizzato anche recentemente questo coccodrillo, perché forse non farebbe un piacere ai realizzatori di questi film, chissà. Film che abbiamo girato in Africa in aprile, in un fiume africano, dove c'erano fra l'altro altri coccodrilli veri, e questo ho dovuto fare tutta un'azione di discesa nell'acqua con altri movimenti nell'acqua, affiorava, si
tornava sulla terra, una cosa molto complessa, che logicamente Senta Rambaldi, vero. questi mostri, cosa fa? Prima li disegna, noi abbiamo anche la possibilità di vedere qualcuno dei suoi Nel caso disegni. di un coccodrillo come di un altro mostro, cerchiamo di documentarci il più possibile. Per esempio, lei vede che la squamatura varia secondo le zone, eccetera, c'è un disegno ben preciso e ben definito. Perciò la documentazione iniziale è importante. Ecco, in questo momento stiamo vedendo il disegno di... Sì, questo però è un mostro Cos'è? fantastico, è un grande mostro che probabilmente non è mai esistito, comunque imita un po' una formica gigante. Questo è il progetto iniziale al momento della discussione prima dell'inizio del film. E questa è la realizzazione che è abbastanza fedele al preventivato. Ah, questa è la realizzazione di quei disegni che abbiamo visto un istante fa, Sì. Sempre in gomma anche questo? Beh, gomme, plastiche, metallo, vari Che materiali. dimensioni aveva questo animale? 12 metri. Questo invece è il progetto del mostro del drago del Siegfriedo, che era interamente elettrico, doveva combattere poi col cavaliere, eccetera. Aveva un motore elettrico Questo aveva 8 motori. simile a quello che... Sì, 8 che motori, ha- no, molto più potenti perché qua siamo in dimensioni molto maggiori. Ma comunque, quando un coccodrillo o un animale non richiede di dover andare, non so, tipo in Africa, dove c'è difficoltà di reperire la corrente elettrica, cerchiamo di non fare motori a batteria, ma ci attacchiamo direttamente al gruppo elettrogeno. Io direi che a questo punto si conclude anche la nostra conversazione, una conversazione che forse alla fine avrà ottenuto il risultato di sdrammatizzare un po', rivelando qualcuno di questi trucchi, certe situazioni violente, no, che qualche volta turbano i bambini giovani, per esempio i giovani forse no, ma, Ma i non bambini, credo, vero, sono tutti i bambini che sono vanno trucchi, ma al sono cinema. affascinanti lo stesso, A lei mi pensi piace che- credere. non Non vederli è Comunque, tanto quello che io legata a- vorrei, per finire, dire che il trucco cinematografico non è una stregoneria, un illusionismo, una cosa, anzi è sempre fatto da tecniche raffinatissime, complicatissime, elettroniche, così, e ci vuole poi, come l'amico Rambaldi me lo può dire, un certo buzzo, un certo geniaccio, poi una grande pazienza, grandissima pazienza, perché devi avere una pazienza tremenda, certosina, e più di tutto una grande esperienza, perché bisogna conoscere tutto, la tecnica, le ottiche, le cose, e allora con questo si può arrivare a fare dei trucchi anche con pochi mezzi. Molto bene, allora grazie a Silvia Monelli, a Gianfranco Angelucci, a Mario Bava, a Carlo Rambaldi e a tutti appuntamento alla prossima settimana.